Hello and welcome to Coffee with Nonna. Benvenuti a Caffè con la Nonna. Sì. Sì. Allora, buon caffè, nonna? Sì. Cin cin. Un bel caffè, Pollacchi. Good luck. Buon augurio. Grazie che siete qui con noi oggi. Se non l'avete già fatto, potete aspettare questo video, potete mettere una pausa su questo video per andare a fare il caffè, così potete prendere un caffè insieme a noi. Nella casa della nonna. Nella casa della nonna, siete con noi. Adesso dobbiamo parlare di una storia molto bella e molto importante. È la tua storia dell'amore. Quindi, nonna, raccontami come hai conosciuto nonno, il tuo marito. Non ho conosciuto, per caso io mi uscivo dalla chiesa del Carmine. A Castiglione, dove a sei Castiglione, nata. E allora, mentre che io passavo della strada, lui mi ha visto e si è informato in quella dolceria. Lei si chiamava Lucia, che ero io, e lei mi ha detto: io la conosco a Lina, che l'ha visto crescere, è una brava ragazza. Dici, me lo dici dove abita? Allora Lucia l'ha portata a casa mia, ha bussato la porta, ha bussato la porta. La mia madre è scesa e ha visto quest'uomo, dice: che vuoi da me? Dici: io ho visto una ragazza che era tua figlia e mi sono innamorato e io voglio vostra figlia. E tua mamma cosa ha detto? No, mio marito aveva finito di mandare all'Australia, perché ne aveva una all'Australia, un'altra non la voleva perdere. Ma io quando l'ho vista la prima volta mi sembrava troppo lungo mio marito. Ho detto: mi piaceva un uomo che è così lungo, però dici non così lungo. Poi è venuta la seconda volta, piano piano mi è piaciuto e ci siamo fidanzati. Voi avete fatto delle passeggiate ogni giorno, Sì, vero? la domenica. Ah, La ogni domenica andavo a passeggiare, andavo avanti e indietro nella villa, allora tutti i forestieri venivano a vedere questi albanesi che erano molto belli e si innamoravano, e allora così io andavo e venivo al passeggio e mio marito si è innamorato di me. Quindi nonna, era quasi una sfilata di tutte le donne single che sì. non avevano marito, No. così gli uomini potevano guardare per vedere chi era, non era sposata. Sì. Una scelta. E E lui cosa faceva quando veniva a casa tua? come faceva? Stavo così, stavo seduto e non mi potevo toccare perché la mamma era troppo gelosa. Allora mia mamma, lei quando ha bussato alla porta, la cugina, mio marito ha bussato alla porta, mia cugina aprì la porta, allora dice: domani siete mogli abbracciate. Allora siamo abbracciati, mia mamma scese di corsa da sopra e ha detto disonorata, mi è svergognata la mia famiglia, perché ha preso quelle scatole, le scatole, e ce la metto con tutti i scappi e ha detto: meno male che domani sono tua vostra figlia, me la sposa, non ritornavo più. Poi quando ci siamo sposati, mia mamma mi ha detto, a mio marito: quanto ti ha fatto soffrire mia mamma il nostro fidanzamento. E lui ha detto: io per questo sono sposata, se no non ti sposavo, e non ti sposavo più. Allora mia mamma aveva ragione. E quando tu eri fidanzata con tuo marito, tua mamma cosa ha combinata quando lui veniva? Guardava sempre a me sotto il tavolino, Così, sotto per la vedere. sedia, se mi toccava la gamba, se mi toccava le mani, era sempre così, con quel fucile. Raccontami la storia del Mano, quel vecchietto, prima che è venuto nonno. Allora, quando passavano quei tempi c'era l'elemosina, non avevano pane, la gente mi domandavano, le bussavano alle porte, io di quello che io ci davo. È passato un vecchietto e io ci ho dato un bicchiere di vino, mi sembra, e lui ha detto: ora ti voglio leggere la mano. No, te la mano ma leggi, a me non mi piace che tu mi leggi la mia vita. Dici: ma guarda, dici, fatela leggere, è bello, mi ha preso la mano e mi ha detto: fra poco verrà un giovane e chiederà la tua mano da lontano. Quando
tu hai raccontato questa storia a nonno, cosa ha detto nonno? Lui ha detto anch'io, nel momento che hanno dovuto farla presto, che c'è quello che deve sposare, c'è un altro che la vuole sposare. È stato vero. Ma lui ha detto che c'era un altro uomo, che anche lui si è fatto leggere la mano. E lui poi a nord ha detto farla presto, quello che deve sposare, viene un altro uomo per sposare lei, non la trova più. Mio marito è venuto e ci siamo sposati. Era il destino? È il mio destino. C'è un'altra cosa molto speciale qua che nonna ci vuole far vedere. Questo che cos'è, nonna? Questo è l'album del mio matrimonio. Quando sei sposata? Quando sono sposata. Quindi questo è l'album con tutte le foto quando nonna si è sposata a Castiglione. Questo cos'è? Quello che era il cecchetto che avevo. Questo che cos'è? Questo metteva sull'abito bianco. Era la corona quando sei sposata. Oh, principessa! Bella, bellissima. Prima di uscire dalla chiesa, mio marito ha dato un bacio nella chiesa. Qua siamo nella villa di Ringogrossa. Qua siamo nella villa di Ringogrossa con Lucia, quella che ci ha detto che ero io, che non sapeva chi ero io. Ci ha detto a mio marito chi ero io. Stava raccogliendo un fiore mio marito, voleva dare un fiore nella villa di Ringogrossa. E qua siamo nella villa di Ringogrossa e 3 bambini, 3 ragazzi sono presentate, un maschio e 2 femmine, e un maschio e 2 femmine ha avuto. Che bell'album! E nonna, cos'è questa cartolina? Questo quando mi vedo lontano, ci ho mandato questa cartolina, Buon Natale. Lo puoi leggere questo per noi oggi? Sì. Lo puoi leggere? Sì. Lo devo leggere? Franco, mio infinito amore, ti auguro di fare un felice Natale assieme alla mamma, papà e cognatine, anche se siamo lontani. Saremo lo stesso vicino con la mente. I nostri cuori saranno lo stesso uniti e vicino come sono questi 2 cuori, che sarai tu e il mio cuore. Le mie luci, i miei occhi, preghiamo Gesù al bambino che ha più presto di essere vicino assieme. Eri innamorata davvero? Eri appena sposati. Sposini. Grazie nonna. Grazie per questa bella storia. Vediamo questo. Grazie per questa bella storia che ci ha fatto sentire. Grazie a voi che ascoltate, che avete preso il caffè insieme a noi. Questi sono i deliziosi savoiardi della nonna e lo potete imparare come fare questi sul nostro sito.